Innanzitutto ciao e grazie. Ciao, grazie a te. Tu ti ricordi di me? Ci siamo visti, sei venuto Sì, anche con Riccardo al fuorisalone quando avevo esposto. ci siamo visti a Cannes e poi siamo visti al Fuorisalone a Milano con la tua Shislong. Esattamente, esattamente. Che quella lì era un prototipo, poi l'ho creata, quella reale, vera, tutta in carbonio, che è là, perché adesso qui sono in laboratorio, è lì a fianco a me. Siamo andati a Dubai, l'abbiamo presentata a Dubai, siamo andati giù invece con un progettone moderno e quindi diciamo che l'index non era la cosa più indicata, sarebbe stato meglio quella che fanno a novembre, che adesso mi sfugge il nome, però vabbè, direi di iniziare. La domanda sicuramente iniziale è come nasce Davide? I tuoi studi, un po' la tua storia e quindi come sei arrivato poi a prendere la decisione di mettere in piedi un'azienda come la Centrostile Design, che voglio dire non è una cosina da poco. Io ho diciamo, un background scolastico che mi porta a comunque da sempre avere grande passione per, se vogliamo, il disegno, eccetera. Quindi chiaramente i miei studi hanno poi seguito questo iter e quindi ho fatto, diciamo, elementari e superiori. Alle superiori ho fatto geometra e poi mi sono, diciamo, buttato nel mondo, diciamo, del design con corsi più che altro legati anche alla parte più di software e poi chiaramente io in casa sono contornato da progettisti, mio padre è progettista, insomma ha sempre avuto un'azienda di progettazione, quindi chiaramente ci siamo trovati poi nell'arco del tempo a dover scegliere che cosa fare, quindi certo. La mia impronta è sempre stata più collegata al design e quindi un po' meno tecnica ma non troppo meno, anche non so se anche si può dire e quindi ho deciso poi di unire queste due cose, ecco. Quindi della parte di design e della parte di ingegneria che inizialmente sembrava un ossimoro, poi nella realtà oggi è diventata di estrema attualità e su questo poi si basa un'azienda che è Centrostile Design, che oggi è insomma leader nel settore per quanto riguarda quell'attività lì, soprattutto per l'ampiezza di settori, ecco. Ma Centrostile Design l'hai creata tu o già esisteva o era già l'azienda di famiglia, quella di tuo papà e poi l'hai sviluppata per portarla al livello qual è adesso? Allora, Centrostile Design nasce nel 2001, è un'azienda che nasce con me, okay? E l'azienda di mio padre al tempo si chiamava Studio T, un'azienda che si occupava di progettazione veramente molto nel dettaglio di macchine comunque movimento terra e diciamo che la mia era un po' la succursale parallela che si occupava di nautica, yacht. Poi nel 2015 c'è stata una fusione, giustamente abbiamo deciso di mettere tutte e due le aziende insieme ed è nata Centrostile Design. Ecco, questo è un po' l'iter, però Centrostile, che è il nome dell'azienda precedentemente, è un'azienda che diciamo che è nata con me, ecco, quindi è un po' dalla mia passione per il mare, dalla voglia di fare qualcosa un po' di alternativo. Ecco, infatti, ma tu hai iniziato subito, diciamo, non hai iniziato subito da proprietario d'azienda, diciamo, da lavoratore, da imprenditore, ecco. No, io ho iniziato, ho fatto la classica gavetta, quando i tuoi genitori hanno un'azienda, sei un dipendente a costo zero, perlomeno per tutte le estati. Quindi da quando ho 16 anni frequento l'azienda, chiaramente quando diciamo, ho finito le superiori, ho cominciato l'università, e facevo al tempo ingegneria e nel frattempo mi è venuta questa voglia di mettermi comunque in una situazione che mi piacesse di più e quindi poi è nato il progetto Centrostile, su cui inizialmente ero l'imprenditore, ma più che l'imprenditore il lavoratore, perché eravamo veramente pochi, eravamo 3 persone. Certo. E quindi ero parte di un team, non ero un imprenditore. Poi nell'arco del tempo questa cosa si è molto espansa e quindi oggi abbiamo in mano qualcosa di un pochettino più definito rispetto a quando siamo partiti. Ecco, sono passati
18 anni, quindi insomma diciamo che qualcosa è cambiato, ecco, Certo, meglio, infatti, spero. beh, direi proprio di sì, visti i risultati, adesso ne parliamo un po', tra l'altro. No, ti ho fatto questa domanda perché tante persone vedono imprenditori o comunque persone che hanno avviato una propria attività e che adesso hanno un certo, chiamiamolo tenore di vita, o comunque hanno avuto un certo successo, sono riusciti a realizzare determinati loro sogni e si dimenticano però di quel pezzettino iniziale dove uno non andava in vacanza, dove uno lavorava 24 ore al giorno, pure 25-26, dovendosi inventare più ore di quelle che una giornata a disposizione, e quello è un brutto aspetto, perché appunto è vero che uno arriva, mi vedi in questo momento che sono arrivato a un determinato livello, però è anche vero che me lo sono meritato, e questo è il caso tuo e di Centrostile Design. Introduciamo una gran bella collaborazione che io so che hai con Sessa Marine. Sì, sì, Sessa Marin arriva, diciamo, qualche anno fa, precisamente 5 anni fa, cominciamo a trattare con un po' la proprietà di Sessa Marin, cominciamo a capire se possiamo essere fatti l'uno per l'altra e sicuramente loro avevano necessità di un cambio repentino in quello che era il tema dello stile, perché avevano da poco perso la loro matita Mhm. e quindi giustamente abbiamo cominciato a collaborare con loro. La collaborazione è cominciata con la prima Fly 21 metri, una Fly bridge, la più grande del loro segmento, Mhm. quindi un prodotto che già da subito ci ha regalato la possibilità di capire che potevamo avere un futuro insieme. Quindi da di Certo. qui poi sono nati altri progetti, abbiamo rinnovato quasi tutta la gamma, ancora stiamo facendo delle cose, quindi insomma Mhm. siamo molto, molto collegati. Oggi, se vogliamo, siamo con loro, riusciamo a fare un lavoro in cui abbiamo un'esclusiva di design, di engineering e di modelli stampi, che è un po' quello che noi vorremmo portare anche in altri cantieri. Certo, tra l'altro il Fly io lo sto inseguendo da quando l'avete presentato la prima volta perché non riesco a vederlo. È una è un'esposizione quando io vado da un'altra, vado da un'altra parte e voi l'avete portata dall'altra. Per cui è una cosa che ho qui, perché tra l'altro il Fly è sulla base del C68, giusto? Esatto, sì, diciamo che ha delle componenti in comune, come diciamo la parte più meccanica chiaramente sfrutta una base esistente, un po' come succede nell'auto, Mhm. mentre per tutta la parte chiaramente legata all'estetica, al decor e tutta la parte di interni, c'è stato fatto un lavoro molto serio, e molto, se vogliamo, nel fino per andare a migliorare un prodotto già molto valido, ecco, oggi un riferimento nel mercato. Faccio i complimenti perché effettivamente l'innovazione che hai portato non è male. Si vede che c'è un tocco, c'è una bella ventata di freschezza sia negli esterni che negli interni. È veramente una gran bella cosa quella che stai facendo con loro. Domande un po' tecniche. Come vedi l'utilizzo o comunque l'utilità dei social per un'azienda come la tua o comunque per un'azienda nuova al giorno d'oggi? Beh, oggi i social rappresentano, noi siamo nati, faccio un piccolo passo indietro rispetto a dove ci troviamo, Certo. e siamo cresciuti con la televisione, quindi noi siamo i primi figli veri della televisione, con ore passate davanti ai monitor per vedere, per informarsi. Certo. Oggi nella realtà questo è un processo che avviene attraverso il web, attraverso la rete, e i social sono, se vogliamo, se vogliamo, il punto ancora più vicino tra la vita reale e quella legata all'informazione. Mhm. Quindi si è creato un vero e proprio, una vera e propria trade union cioè tra la parte web e la parte vita privata. Questo è secondo me il punto di forza, credo che oggi abbia sostituito in pieno la televisione, Sì. ma una televisione 2.0, dove l'utente riesce a interagire
dove noi parliamo direttamente con l'utente, e quindi chiaramente in un'azienda come la nostra, dove io che ne sono a capo ho meno di 40 anni, non possiamo fare altro che sceglierla come una delle prime linee di comunicazione dell'azienda. È più interattiva, di conseguenza credo che, dimmi se sbaglio, sia più facile riuscire ad educare le persone, ad appassionarle e a dargli più informazioni tramite i social e comunque tramite i canali web di oggi rispetto a quello che si poteva fare un tempo con la televisione, con le pubblicità o comunque con le trasmissioni che magari risultavano un po' più pesanti, no? Sì, sì, diciamo che la differenza sostanziale tra social e televisione è che chiaramente la televisione era accidentale il fatto che tu venissi informato, e sul social sia da parte dell'utente che da parte del, se vogliamo, di chi pubblica la parte di comunicazione, c'è un legame, perché sia l'utente sceglie di seguire alcune persone piuttosto che alcune aziende, piuttosto che alcuni filoni, e allo stesso tempo chi pubblica comunque informazioni dall'altra parte riesce a cercare una nicchia di persone che può essere interessata, quindi un potenziale interessato. Quindi è molto diverso quando tu parli con un interessato rispetto che parli con tutti e cerchi di selezionare gli interessati, e questo è il vero punto. Quindi i social in questo senso ci aiutano tanto. Certo, sono assolutamente d'accordo. E dal punto di vista di marketing, voi fate tutto all'interno della vostra azienda o date qualcosa in outsourcing? Come viene gestita la questione della visibilità del vostro brand e poi anche insomma di tutto quello che sono i rapporti di lavoro, ecco? La parte marketing per la nostra azienda comprende diverse attività, come immagini, che non è solo quella dei social, certo, ma ci passa attraverso. Quindi noi abbiamo comunque all'interno persone che si occupano di marketing. Il nostro marketing passa attraverso quello che è la comunicazione diretta via mail con i nostri clienti, e c'è una linea legata a degli eventi durante l'anno che ci porta comunque a lavorare sulla nostra brand reputation, e poi sì, insomma, diciamo che il restante è un po' anche il nostro lavoro che ci aiuta in questo senso qua. Veramente è un lavoro dove la fiducia diciamo reciproca tra il cliente e il fornitore è fondamentale, quindi la nostra più importante linea di marketing è quella di creare proprio questo, quindi tante volte insomma dobbiamo farlo attraverso gli strumenti che abbiamo, ma è un marketing un po' differente, ecco. Non certo, abbiamo un prodotto, quindi... Diciamo che la fidelizzazione, insomma il rapporto che crei col cliente è molto importante sostanzialmente. Diciamo che è la parte più importante, perché chiaramente il passaparola è ancora lo strumento che oggi funziona di più. Sui social riusciamo a accelerare il passaparola, certo, questo è un po' quello che succede. Certo, assolutamente. Come riesci a conciliare, che questa è una cosa che tanti non riescono a capire perché magari non fanno gli imprenditori, come riesci a conciliare il tuo lavoro e quindi il grandissimo impegno che hai, perché comunque sia è un lavoro che ti porta via tantissimo tempo, con quello che è la famiglia, piuttosto che gli hobby, i tuoi interessi, insomma la tua sfera privata? Bella domanda. Questo è un po' complicato, nel senso che, vabbè, ho trovato un giusto equilibrio che è quello, chiaramente io ho tante ore, tanti giorni che manco da casa, chiaramente per poter fare in modo che tutto funzioni bisogna avere chiaramente delle persone che sappiano comprendere il lavoro che fai, in primis, e secondo respirare con te quello che è un po' la passione che tu ci metti, quindi quanto questo lavoro si trasforma nel tuo hobby. E quindi diciamo che le persone normali hanno un lavoro, un hobby, una famiglia e degli amici. Diciamo che noi siamo una categoria diversa, poi dico noi, ma non so se è una cosa che è condivisa da tutti, ma credo di sì. Nel mio caso
nel mio caso le amicizie, gli hobby e il lavoro si sono fusi e Mhm. quindi resta la famiglia. Quindi fondamentalmente è vero, meno tempo, ma diciamo che riesco a ritagliarmi più tempo di quanto uno immagina Mhm. per tutto il resto. Chiaramente quando non sono non poco, nel senso che io faccio all'incirca 100 giorni l'anno in cui giro il mondo e quindi chiaramente questo porta chiaramente un lieve distacco. Poi oggi c'è il telefono, insomma, quindi cerchiamo di ovviare. Certo, quindi possiamo confermare tranquillamente che anche quando uno arriva ad avere determinati risultati, quel tantinello di sacrificio deve comunque continuare a farlo, perché, sai, tante persone sono convinte. Io faccio il classico esempio del briatore di turno, sono tutti convinti che si alzi a mezzogiorno, vada a pranzo con le donne più belle del mondo, poi passi in azienda quel 5 minuti a dire ciao ragazzi, tutto bene? E poi Ale via a fare aperitivi, bella vita notturna e poi Ale via a dormire alle 5 di mattina e poi svegliarsi a mezzogiorno. Io cerco di far capire alle persone che non è propriamente così la vita dell'imprenditore, soprattutto se si vogliono ottenere determinati risultati. Sì, è un po' così anche, nel senso che il bello è che c'è una parte ludica, che Ci è quella che dicevo mancherebbe. prima, che è quella che dicevo prima, tante volte ci troviamo a fare aperitivi, cene, però davanti non abbiamo le belle donne a cui facevi riferimento, ma solitamente sono dei clienti, persone Esatto, che possono darci un'opportunità o dei fornitori che sono strumentali a quello che sono i nostri obiettivi, quindi questo è quello che succede, quindi quello che chiaramente le persone vedono rispetto a quello che è, non è molto lontano, ma c'è questa componente che a volte viene un po' sottovalutata. esatto. E l'altro tema è che sì, è un po' come per lo sport, che secondo me è l'esempio più vicino. Sentivo parlare Ronaldo per dire, leggevo un articolo dove parlava della sua attitudine rispetto a questo sport. Lui si allena 3 ore al giorno tutti i giorni, ha un'alimentazione corretta tutto l'anno, non stacca mai neanche un giorno per Mhm. fare vacanza dagli allenamenti. Ecco, noi non siamo tanto diversi, ecco, per ottenere Certo. risultati a un certo livello hai bisogno di avere sicuramente una grande constancy Mhm. che è questa parola inglese che ci aiuta a capire un po' quello che effettivamente è la continuità, la determinazione e la continuità, che questo è un po' il punto che fa arrivare ai risultati, cercare di avere un po' un atteggiamento di ottimismo, però chiaramente la pazienza farà da sovrana, cioè l'hai detto prima, cioè non è un risultato che è ottenibile in un anno, Esatto. è un risultato che è ottenibile nell'arco dei primi 10 anni imparo, nei restanti comincio a diventare uno specialista. Certo. Quindi questa gavetta dei 10 anni che ancora forse tanti giovani pensano non esistere, è questo, cioè è proprio il fatto che nei primi 10 anni ci stai provando, da 10 anni in poi dico 10 anni per darti Sì, un'entità, certo. però fondamentalmente c'è questa fase in cui stai imparando un mestiere e secondo quanto tempo dedichi a imparare questo mestiere, poi sei bravo, molto bravo, bravissimo, un fenomeno, ecco, questo è un Esatto. po'. Esatto, esatto. Ti faccio un'ultima domanda, poi ti lascio andare. Progetti futuri? Come vedi il futuro di Centrostile Design? Beh, io li devo tocchiare in questo senso, nel senso che noi stiamo affrontando un discorso molto più ampio, dove chiaramente il numero delle persone che lavorano con noi, i nostri collaboratori, stanno aumentando e vogliamo veramente essere una realtà che possa lavorare con i più grandi marchi in termini di nautica, principalmente, ma non solo, e facendo un lavoro un po' all around, quindi dal white canvas, quindi il foglio bianco, fino ad arrivare a dei prodotti realmente innovativi. E questo sta succedendo già con alcuni cantieri e vorremmo insomma proseguire in questo senso e soprattutto riuscire ad avere
un po' più di visibilità dal punto di vista di quello che sono i progetti in acqua, perché come sappiamo le barche escono in 2 o 3 anni e quindi chiaramente il tempo di attesa, torniamo alla pazienza di prima, Certo. è importante, quindi diciamo che questo è il punto su cui siamo tutti focalizzati, ecco. Certo, Davide, io non posso far altro che ringraziarti per questa mezz'ora di tempo che ci hai dedicato. So che per te il tempo è oro, è veramente oro, e ce l'hai anche spiegato durante questa intervista. Quindi niente, ricordo a tutti, se volete andare a vedere centrostiledesign.it, tanto poi metto tutti i link, e ringraziamo ancora Davide per essere stato con noi. Grazie Armando, a presto. A te.